Bentornati sul mio canale. Oggi parliamo dell'amplificatore integrato Canor AI 2.10. Allora, innanzitutto, solite raccomandazioni di rito, di iscrivervi al mio canale, di cliccare like e così via, soprattutto di iscrivervi al mio canale, perché punto ad arrivare quanto prima possibile ai 1000 iscritti e così YouTube mi sbloccherà tutta una serie di funzionalità che mi torneranno utili. Sbrigata questa pratica, ringraziamenti super doverosissimi a Massimo Bianchi del Nipper Audio Club perché mi ha dato la possibilità di provare appunto questo amplificatore. Era da qualche tempo che seguivo Canor perché ricevo la newsletter di Audiogamma, il distributore per l'Italia appunto di questo brand di solito insomma questi grandi distributori quello che toccano di solito è oro o ci si avvicina insomma, quindi sono andato un pochino a documentarmi e ho visto che Canor appunto faceva dei prodotti assolutamente di ottimo livello e quindi ho cominciato un pochino a seguirlo. Poi tempo fa Massimo Bianchi appunto me ne parlava, lui lo aveva in negozio, lo stava provando e dopo un po' di disquisizioni insieme mi ha detto senti, tagliamo la testa al toro, te lo mando, te lo ascolti così ti fai un'idea anche te di quello che è il prodotto senza che credi ciecamente alle mie parole e quindi eccolo qui a casa mia ormai da qualche settimana, quindi ho avuto modo di ascoltarlo molto, molto bene, molto attentamente e penso di essere riuscito a capire l'anima di questo prodotto. Ok, andiamo prima di tutto a parlare dell'azienda Canor. L'azienda Canor che in effetti è abbastanza poco conosciuta, soprattutto perché è un'azienda che negli anni ha sempre lavorato per terze parti, per grandissimi brand, qualcuno sono riuscito a reperirlo sulla rete, non lo nomino qui, insomma non mi sembra giusto, non credo che siano dati ufficiali, quindi non lo dico, però lavorano con marchi veramente di alto livello ed è conosciuta diciamo nell'ambiente con nome di Pretec ed è un'azienda che nasce nel 1995 fino a che a un certo punto un po' di anni fa hanno deciso di cominciare a produrre dei prodotti in casa, quindi prodotti loro con un loro marchio e quindi hanno creato questo marchio Canor. Questa cosa mi fa un po' sorridere, no? Perché immagino un'azienda X presa a caso che ha il suo background di esperienze, i suoi prodotti e così via e li sviluppa nel tempo al meglio di quello che può, al meglio di quello che crede. Canor invece, anzi Pretec, ha avuto la possibilità di vedere come lavorano N marchi di alto livello e quindi probabilmente hanno visto come lavoravano loro e loro stessi hanno lavorato per produrre quelle elettroniche. Quindi immagino che clamoroso background si sono fatti in questo ambito. E quindi nel momento in cui hanno deciso, ok, adesso cominciamo a fare delle cose a marchio nostro, sicuramente sono partiti da un livello decisamente alto e sicuramente suppongo che abbiano sfruttato anche tanto le esperienze degli altri brand, diciamo così. Appunto, quindi dicevamo, questa azienda slovacca nasce nel 1995, produce elettroniche per uso hi-fi abbastanza variegate, poi magari lo vediamo meglio, e sono specializzati per quello che riguarda il mondo delle valvole, ma in realtà, come già vediamo in questo prodotto qui, non disdegnano altre tecnologie, anzi tutt'altro, e quindi di conseguenza hanno un catalogo abbastanza ampio. La cosa molto buona, diciamo, una cosa che io apprezzo delle aziende, è che si producono buona parte delle cose in casa, quindi dai case alle PCB, alle valvole appunto, agli alimentatori. Questa è una cosa positiva perché? Perché voi immaginatevi, che so, prendiamo banalmente un trasformatore, un toroidale, no? Se uno se lo deve fare da un'azienda esterna, che succede? Gli dà delle specifiche, l'azienda esterna lo fa, gli dice ok, ecco il trasformatore, ti va bene? L'azienda che ha dato la commessa controlla, verifica, no perché guarda questo parametro non va bene, questa tolleranza è troppo alta e così via e ci rimettono le mani. Quindi ci sono tutti questi passaggi che comunque innanzitutto hanno un costo naturalmente sia in termini economici che in termini di tempo. Voi invece immaginatevi se quell'azienda se lo produce in casa, quindi magari tra due colleghi, posso immaginare la scena, tra due colleghi uno fa ho finito il trasformatore, a questo valore di tensione ti va bene? No guarda abbassa un pochino la tolleranza, va bene ci lavoro. Capite che i costi appunto ripeto in termini economici, in termini di tempo si contraggono tantissimo e ne beneficiamo anche noi come clienti finali perché poi naturalmente il costo da quel punto di vista scende.
Una cosa che mi è piaciuta tanto è che utilizzano un sistema, leggevo sul loro sito, vi invito ad andare sul sito della Canor, ma magari ve lo linko sotto in descrizione, che hanno creato un sistema per il match delle valvole. Quindi cosa fanno? Da quello che ho potuto capire, poi io, da buon informatico queste cose naturalmente mi eccitano, praticamente hanno creato un database dove inseriscono i dati misurati presumibilmente delle valvole. In quel modo riescono ad associarle, quindi a matcharle tra di loro. Questo sistema si chiama Aladdin e appunto se lo sono sviluppati in casa. Mi sembra una cosa molto, molto intelligente. Un'altra tecnologia che hanno implementato la chiamano CMT, che serve ad ottimizzare la circuiteria. In questo modo, a detta loro naturalmente, perché noi non avremo mai modo di provare il contrario, o migliora le prestazioni sonore. Voglio dire una cosa a proposito di questo, parleremo di caratteristiche, ne parliamo sempre, nelle varie recensioni e così via. Nessuno di noi comuni mortali potrà mai andare a toccare sul campo, a testare sul campo, quindi a verificare con i numeri che una cosa sia bianca o sia nera. Però quello che noi possiamo fare e che sicuramente dobbiamo fare è dar retto alle nostre orecchie. Quindi poi nel momento in cui sì, tutto quello che ci diciamo va benissimo, tutto quello che ci diremo va benissimo, però poi alla fine quando uno accende l'impianto gli deve piacere, c'è poco da discutere e quindi se queste tecnologie portano un risultato migliore noi lo ascolteremo con le nostre orecchie, a prescindere da cosa crediamo e cosa no. Dicevamo quindi all'interno del loro catalogo hanno una varietà di elettroniche non trascurabili e questo probabilmente è anche figlio appunto di quello che dicevamo prima, no? Che le aziende per cui hanno lavorato indirettamente gli hanno garantito un background un po' a 360 gradi e quindi me lo sono dovuto scrivere perché producono amplificatori integrati e soluzioni pre-più finale a valvole a stato solido in classe A, in classe AB e in classe D con e senza DAC integrato. In più fanno un prefono, lettori CD e cavi hi-fi. Insomma, mi sembra che il catalogo sia completo. Non fanno tante unità per ogni tipologia di prodotto, ma quello che fanno mi pare di capire che lo facciano decisamente bene. Ok, premesso questo dell'azienda Canor, adesso facciamo un saltino indietro di qualche settimana quando è arrivato qui a casa che l'ho tolto dal suo imballo e quindi ci rivediamo tra qualche attimo. Ok, allora qui troviamo subito il tipico doppio scatolone, un adesivo che ci dice che all'interno abbiamo il Canor A2.10 Black destinato al mercato europeo. Continuiamo ad aprire. Ok, allora, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ok, allora, abbiamo questo pannellino ulteriore di carta. Subito abbiamo una scatola con, immagino, gli accessori. Ok, con il cavo di alimentazione, il telecomando e questi potrebbero essere i guanti. Sì, questi sono i guanti e mi piacciono queste piccole cose, i guanti di cotone per maneggiarlo, molto bene, il classico cavo di alimentazione nero, diciamo, da computer, per intenderci. E c'è una brugolina, ok, probabilmente per mettere la batteria nel telecomando. Bello il telecomando, d'alluminio, non me l'aspettavo, pensavo fosse di plastica, invece è bello, d'alluminio, abbastanza pesante, piccolino, maneggevole, lo vedremo dopo meglio. Ottimo, ottimo. E dicevo la brugolina probabilmente, sì esatto, dietro ci sono 4 chiavi a brugola, 4 viti a brugola, quindi sicuramente la brugolina con la batteria servono per il telecomando. Ottimo. Come si dice, se il buongiorno si vede dal mattino, sembra un gran bel buongiorno. Abbiamo il manuale dell'utente, bello, cartaceo, è un'abitudine che si sta perdendo, io sono un amante delle cose cartacee, nonostante sia un grande appassionato di tecnologia, però la carta resta sempre la carta e questo già me l'ero visto in PDF con tutte le istruzioni per iniziare ad utilizzare
questo amplificatore, ulteriore imballo. Oh, quasi ci siamo, altro imballo. Oh, abbiamo il nostro integrato che è incluso in un bel panno in velluto, sembra. Comunque un materiale morbido, molto bello indubbiamente. Si vede la qualità e l'attenzione al prodotto. La mia schiena ringrazia. Ok, tiriamolo fuori. Ok, ho fatto una faticaccia, è pesantissimo, dopo parleremo bene del prodotto, ma pesa poco meno di 20 kg, quindi si fanno sentire tutti. Adesso lo tireremo fuori dal suo sacchetto. Ok, eccolo qui, lo vedete prima voi che io. Ok, fatica, ci vediamo tra un po'. Adesso che l'abbiamo sballato, lo vado a collegare e cominciamo a provarlo, lo faccio scaldare un po', comincio a fare i primi ascolti e ci sentiamo tra qualche, penso un paio di settimane, anche 3 forse, voglio impararlo a conoscere bene e poi vi dirò le caratteristiche e le mie opinioni. Ok, eccoci tornati ad oggi per parlare appunto delle caratteristiche di questo amplificatore. Appunto dicevamo è un amplificatore stereo integrato con la sezione pre a valvole e una sezione finale in classe D. Ha una potenza di uscita dichiarata di 150 watt su 2 canali su 4 ohm. Una sezione a valvole abbiamo detto con valvole a triodo 69-22 e invece la classe D con moduli Apex. Ora voglio spezzare una lancia a favore della classe D che alcuni la vedono un po' come il fumo agli occhi. Non faccio parte di quegli alcuni perché io il mio primo amplificatorino in classe D l'ho comprato 25 anni fa, forse anche di più. Ricorderanno magari quelli un pochino più grandi come me, ricorderanno il T-Amp, lo chiamavano l'ammazza giganti. Io non credo negli ammazza giganti. Il T-Amp per quello che costava era un ottimo prodotto, aveva un ottimo rapporto qualità prezzo, diciamo così. Io avevo preso all'epoca, mi ricordo, presi un Trend Audio 10.1, magari una volta ne parleremo anche, ce l'ho ancora, che era una cosa eccezionale, una scatolettina così pagata, in realtà non pochissimo, perché se non ricordo male costava intorno a 200 euro, quindi per quello che era, insomma, non è che costava pochissimo. Però quanto suona bene, io ogni tanto me lo accendo, per quello che è suona veramente bene, quindi io sono un fautore della classe D. Poi naturalmente come tutte le cose va implementata bene, non è che esistono anche amplificatori in classe AB che fanno, diciamo che suonano meno bene di altri, diciamo così. Quindi anche la classe D ci sono delle cose che vanno bene e delle cose che vanno meno bene. In questo caso con i moduli Apex probabilmente siamo al top. I moduli Apex oggi penso che siano i migliori prodotti in classe D, insomma, quindi penso che possiamo stare ragionevolmente tranquilli. Altre caratteristiche: impedenza d'ingresso 30 kΩ, distorsione totale armonica inferiore allo 0,02% a 1 kHz con 5 watt, rapporto segnale rumore 95 dB. Vabbè, informazioni che ci interessano il giusto. Una cosa invece che ci interessa sono le dimensioni, abbastanza standard, 43 cm x 40 x 12 cm di altezza e per 17 kg di peso. Quindi insomma comincia a essere un prodotto che, a meno che dentro non ci sia un mattone, significa che c'è della sostanza, insomma, poi dopo lo vedremo dentro come è fatto. Lo danno in dotazione in 2 colorazioni, così nera oppure silver. Nera solitamente a me le elettroniche piacciono più silver, però questo devo dire che è molto elegante, devo riconoscere che ha veramente un bel design. Parliamo anche del prezzo, così sì, ci togliamo il pensiero. 3.990 euro di listino, quindi immagino che street price potrà stare intorno a 3,5, 3,6, immagino qualcosa del genere, non ci sono andato a vederlo.
Andando un po' alla descrizione del prodotto, partiamo dal frontale, poi magari metterò delle immagini così, così mentre parlo invece della mia brutta faccia vedete il frontale, questo bellissimo a mio parere frontale di questo amplificatore. Allora, al centro vediamo che campeggiano la manopola del volume, tra l'altro a relè, quindi anche di grande qualità, il pulsante d'accensione e il logo Canor che si accende quando accendiamo il nostro amplificatore. Sulla parte sinistra abbiamo due tasti, il mute e il tastino per dimmerare il display, quindi per abbassare, vedete, per abbassare la luminosità. Ok, me ne sono passato. Ok. Invece nella parte destra della manopola del volume abbiamo la selezione dei 4 ingressi e RCA e dei 2 XLR. Ancora più a destra abbiamo il display che ci indica in maniera molto chiara e molto grande. Poi per me che comincia ad avere qualche problemino di vista, avere i display che hanno mille informazioni ma poi dal divano non riesco a leggerle, lasciano il tempo che trovano. Questi invece sono dei caratteri molto belli, molto grandi, che ci danno informazioni che sono fondamentali, ovvero l'ingresso selezionato e il volume, che poi alla fine è quello che ci interessa maggiormente in un amplificatore. Passando alla parte posteriore invece, vediamo andando da sinistra, quindi dalla parte destra verso sinistra, abbiamo i 4 connettori per i nostri diffusori, sono connettori di buona qualità, insomma senza lode e senza infamia. Considerando la qualità globale dell'amplificatore, sono ottimi. A mio modestissimo parere forse qualcosina di meglio ce l'avrei messo, visto come è fatto tutto il resto, però insomma stiamo cercando il pelo nell'uovo. A seguire abbiamo i 4 ingressi RCA e i 2 XLR. Uno dei 2 XLR può essere utilizzato come pre-out. Poi abbiamo il seriale del prodotto, l'interruttore generale 0 e 1 e la vaschetta IEC con il relativo fusibile. Quindi molto pulito, essendo un amplificatore totalmente analogico, quindi non ha DAC integrato, non ha streamer, non ha sezioni digitali, sicuramente è molto semplice. Se vediamo infatti la parte interna, possiamo notare innanzitutto il grandissimo trasformatore toroidale che abbiamo qui nella parte sinistra, che già ci fa capire che sicuramente la corrente in alimentazione non dovrebbe mancare. Una cosa che mi piace è molto l'ingegnerizzazione del layout, quindi la sezione pre, la sezione di alimentazione e la sezione finale sono fisicamente separati proprio dalle delle lastre di metallo, ok? Quindi per schermare l'una dall'altra. Nella parte qui abbiamo destra abbiamo le due valvole di preamplificazione, la sezione di potenza e la sezione di alimentazione appunto con il grande toroidale. È evidente la semplicità con cui è stato studiato il layout, probabilmente si è puntato molto al risultato e poco ai fronzoli e se tanto mi dà tanto il risultato sicuramente, adesso ve lo spoilerò, sicuramente è stato all'altezza delle aspettative. Un'altra cosa di cui volevo parlare nelle caratteristiche è il telecomando. Cioè questo telecomando, poi magari vi metto anche qui, vi metto un'immagine per farvelo vedere meglio, è completamente in alluminio, anche discretamente pesante considerando le dimensioni. E devo dire che mi ha dato una buona impressione, è piacevole averlo tra le mani, non che dico che il telecomando di plastica non funzioni, sì, funziona lo stesso, però come dire, vale più un gusto che un casale, no? Come si dice dalle mie parti. Devo dire che è veramente piacevole averlo tra le mani, molto spigoloso, si sente proprio bene la consistenza, il peso, e poi una cosa positiva è estremamente reattivo. Quando proprio vedete proprio, è immediato proprio nella reattività. Per esempio il mio preamplificatore dell'Audio GD non è così reattivo, quando premo il pulsante c'è un attimo di ritardo, non cambia la vita a nessuno, però indubbiamente fa piacere, quindi era doveroso evidenziarlo. Quindi dicevamo, grande attenzione all'alimentazione, anche perché la classe D con l'alimentazione switching ha dei problemi, potrebbero rientrare dei rumori, quindi Canord ha dato particolarmente attenzione alla sezione di alimentazione appunto per ovviare a questi potenziali problemi della classe AD. Una cosa interessante che mi è piaciuta da subito è il controllo dell'accensione e dello spegnimento. Nel momento in cui noi lo andiamo ad accendere, poi magari metto pure qualche contributo, passano circa 45 secondi prima che l'amplificatore dia l'ok al funzionamento.
quindi fondamentalmente mi immagino che dia il tempo alle valvole di fare un preriscaldamento, fa scattare i vari relè e così via. Quindi uno lo accende e deve aspettare quei 40-45 secondi che l'amplificatore diventi operativo. Nel momento in cui lo andiamo a spegnere invece fa una procedura, mentre al contrario di prima che fa letteralmente una procedura di boot, fa una procedura di shutdown, infatti lo scrive proprio shutdown e impiega circa 4-5 secondi. Nel momento in cui noi maldestramente, per qualsiasi motivo, appena spento proviamo a riaccenderlo, non ci permette di riaccenderlo, dobbiamo aspettare qualche manciata di secondi, qualche decina di secondi dobbiamo aspettare perché l'amplificatore ci dia nuovamente l'ok per la riaccensione. Immagino che perché permetterà alle valvole di raffreddarsi per poi riaccendersi nuovamente. In questo modo sicuramente salvaguarda innanzitutto la durevolezza delle valvole e la salute delle valvole. Quindi mi sembra una cosa, un valore aggiunto importante da... Bene, dopo tutto questo descrizione di caratteristiche che ci siamo detti, facevo una riflessione, no? Perché uno dovrebbe scegliere questo amplificatore? È una fascia di prezzo dove c'è tanta concorrenza, diciamo tra i 3 e i 4 mila euro ce n'è di carne al fuoco. Perché uno dovrebbe scegliere Canor piuttosto che? Beh, innanzitutto perché il match tra sezione pre a valvole e classe D a mia opinione è stato un connubio eccezionale. Il suono è rotondo, è equilibrato ma dettagliata allo stesso tempo, non stanca praticamente mai. Ho fatto delle sessioni di ascolto veramente, veramente infinite, dopo ve ne racconto una, veramente infinite, ne ho fatto e ogni volta ho spento con dispiacere, quindi zero fatica d'ascolto nonostante c'era il giusto dettaglio, però c'era un'ottima dinamica, c'era un buon equilibrio, c'era un bel suono, che poi è quello che alla fine serve a noi. E poi il taglio non trascurabile per avere anche una giusta riserva di potenza, perché insomma 150 watt su 4 ohm non sono affatto pochi. Ci si riesce a pilotare praticamente tutti i diffusori, nel senso ragionevolmente tutti i diffusori, poi è ovvio che uno non compra le Magico M9 a 1 milione di euro e poi ci mette il Canor da 4.000, è evidente. Però su una fascia di prezzo ragionevole praticamente riesce a pilotare qualsiasi diffusore. Ha pilotato bene le mie Atalante 5, che insomma non è che siano proprio la cosa più semplice di questo mondo. E sempre a mio parere un altro motivo per scegliere questo amplificatore è perché poi magari ne parliamo dopo meglio. Dobbiamo sempre scegliere, no? Vogliamo il prodotto figo o vogliamo il prodotto che funziona bene? Perché? Perché si può avere anche il prodotto figo che funziona bene, ci mancherebbe altro, ma lo paghi come tale. Magari il prodotto meno figo, nel senso meno conosciuto, meno blasonato, magari ci permette di raggiungere, economicamente parlando, un obiettivo che dall'altra parte magari non riusciamo. Cioè, che so, banalmente, che ne so, Macintosh, il primo che mi viene in mente. Uno dice, ok, se mi compro Macintosh, sicuramente fa la sua bella figura, esteticamente lo conoscono tutti, quindi anche quando vengono gli amici a casa, hai un Macintosh, se invece hai un Canor, magari dico, Canor non la conosco, come succede a me con le mie Atalante 5, però poi dopo quando si siedono sul divano, il piacere è quello che è, quindi mi sembra un dettaglio non trascurabile. Io ho inserito questo amplificatore all'interno della mia catena, naturalmente, in modo tale che conosco bene tutto e quindi potevo collocarlo bene. L'ho ascoltato sia con una sezione digitale, quindi con il mio streamer, con il mio Raspberry, con il DAC Audio GDR1 e sia con il giradischi, quindi Project X1 con il prefono della Golden Note, il PH5 e diffusori, come detto, il Revival Audio Atalante 5. Devo dire che una cosa che a me piace indubbiamente è quando accendo una cosa e mi piace subito. A volte capita, magari uno deve ascoltare un po' di tempo prima di cogliere le sfumature e dire sì, mi piace questo, mi piace quello. Questo amplificatore invece l'ho acceso e da subito proprio mi ha dato quella sensazione di dire ah, però che bel prodotto. E anche perché ero dubbioso no, naturalmente, anche perché con Massimo avevamo parlato, quindi Massimo Bianchi, e quindi sicuramente mi aveva detto delle cose. Però onestamente non ero così convinto che riuscisse a pilotare a dovere le mie Atalante 5, perché so, insomma, io per esempio con l'Audio GDA1 ho sofferto un po', insomma, non è che ce la faceva proprio tanto, e quindi ero un attimino sul chi va là, diciamo così, e invece ho avuto subito una buona sensazione. Quello che mi sono accorto fin da subito è che ha bisogno di un po' di tempo di scaldarsi.
Non che appena acceso non suoni bene, ci mancherebbe altro, però in effetti dopo una mezz'oretta, 40 minuti che sta acceso, quindi quando si è scaldato bene, che sta a temperatura, in effetti il suono migliora in maniera apprezzabile. Una volta ho fatto anche una prova che l'ho acceso e me ne sono andato, l'ho acceso, l'ho ascoltato 5 minuti e me ne sono andato e poi sono tornato dopo un'oretta e mi sono rimesso ad ascoltare e beh la differenza c'era, in termini proprio di calore, di dettaglio, era migliorato un po' a 360 gradi. Un altro aspetto che mi è piaciuto fin dai primissimi giorni proprio è che riesce a produrre un suono, un volume di suono proprio intendo importante. Io qui dentro ho misurato anche 105, 106 decibel e sarei potuto andare oltre. Però insomma, per il vicinato non era al massimo. Diciamo che in queste ultime settimane al vicinato ho fatto ascoltare tanta buona musica, solo che loro non hanno potuto scegliere quale, ecco diciamo così. E, e quello che mi è piaciuto è che anche alzando il volume, anche alzandolo tanto, si ottiene tanta dinamica, tanto impatto proprio in termini di decibel, ma non comprime mai. La dinamica non viene mai compressa, resta sempre tutto al suo posto, equilibrato, molto piacevole, mai una volta, anzi, ogni volta che uno alza un po' il volume, poi l'orecchio si abitua, io voglio di alzare ancora un po', poi l'orecchio si abitua e alzi ancora un pochettino, quello significa tanta roba in termini di qualità, perché significa non c'è distorsione, non c'è fatica d'ascolto e quindi non ti viene mai di abbassare il volume. Dall'altro lato, proprio la parte esattamente opposta, sono rimasto anche piacevolmente colpito dalla resa invece a basso volume. Delle sere ho ascoltato veramente a volumi bassi, bassi, perché magari erano le 3 di notte, ok? Quindi veramente a volumi bassi. E il piacere resta sempre quello. Ovvio che a volume basso qualche dettaglio si perda, però neanche così tanti. Io anche dischi, ho ascoltato dischi che conosco perfettamente e si colgono quei piccoli, sai, Pink Floyd, quei piccoli giochini che fanno, no? Il tocchetto da una parte, il rumorino in sottofondo, la cosa, e comunque si riesce a cogliere. Questo secondo me è un grande pregio, anche perché nelle nostre case, insomma, i comuni mortali, tutti abbiamo dei vicini, quindi probabilmente è più il tempo che passiamo ad ascoltare a basso volume che a volumi esagerati. Eh, ripeto, ecco, una cosa che mi preme di sottolineare, il giusto livello di dettaglio. Parlavo prima dei piccoli effetti, piccoli, tra virgolette, dei dischi dei Pink Floyd. Si colgono tutti, ma si colgono tutti nel modo corretto. Wish You Were Here, The Dark Side of the Moon, sono quelle Animals, ci sono quei passaggi che sono dettagliati il giusto. Io questi sono dischi che ascolto da 40 anni, praticamente li ho ascoltati in tutti i modi, in tutte le salse, con 1.000 milioni di impianti e di soluzioni. Non mi è capitato spesso di ascoltarli con questa qualità di dettaglio, quindi tanto di cappello al lavoro fatto dai signori della Canor. Ecco, una cosa che mi preme dirvi è la gestione dei woofer. Le mie Atalante 5 hanno dei woofer da 30 centimetri, quindi insomma non è che sono proprio di facilissima gestione. E normalmente io utilizzo un finale dell'Electrocomponent, quindi insomma, parliamo di un finale di un certo tipo, con certe capacità e certe prestazioni e anche un certo costo. Eh, vi dico, allora non è la stessa cosa, sarei disonesto a dire sì, questo suona come l'Electrocomponent, no, però ci va molto vicino e costa la metà. Quindi insomma, anzi costa meno della metà, perché quello è solo un finale, questo è pre e finale perché è un integrato. Quindi rapporto qualità-prezzo da questo punto di vista veramente, veramente strepitoso, senza il benché minimo dubbio. Il proprietario di un diffusore come questo o tipo questo vivrebbe felice per sempre, pilotato da un amplificatore di questo tipo. Un altro aspetto che ci tengo a sottolineare è la ricostruzione scenica. Questo per me è un aspetto che è sempre stato importantissimo. Avere il diffusore che scompare all'interno del proprio impianto è sempre stato il mio sogno. Oggi ci sono molto vicino, diciamo così. E, c'è un disco Nada Trio, grandissima registrazione tra l'altro, ed è veramente notevole quanto Nada sia perfettamente al centro tra i due diffusori. Sempre a fuoco, sta lì, canta e non si muove. Eh, non è una cosa che si riscontra proprio così spesso, insomma, ecco, quindi sicuramente è una cosa notevole. E un'altra cosa che mi è piaciuto, ci ho ascoltato diversi live, e si dissi,
Ci ho ascoltato, vabbè, ve lo dico dopo, l'ultimo di Roger Waters. Ci ho ascoltato diversi live, è un grande piacere ascoltare, probabilmente per merito delle valvole, immagino, suppongo. È un grande piacere ascoltarci live perché? Perché riesce a arrotondarli, passatemi il termine, a renderli più caldi e molto più coinvolgenti. Devo dire che sere fa ho ascoltato Live at River Plate degli AC/DC in vinile e ho ascoltato tutti i dischi e quando ho finito ho riniziato e ne ho riascoltati altri due, non volevo più andare a letto. Ripeto, secondo me questo deve essere il fine ultimo, no? Quando uno sta lì dovrebbe essere impaziente di andare ad accendere l'impianto per ascoltarsi un po' di musica, per concentrarsi sulla musica, per leggere, per fare altro, per prendere magari un caffè con un amico o quello che sia. Dovrebbe essere, non vedo l'ora di. E poi quando è il momento di spegnere, dire mannaggia devo spegnere. Ecco, questo deve essere secondo me il fine ultimo dei nostri impianti. Eh, quindi, ecco, una cosa importante, questa cosa dicevo dei live, che comunque li arrotonda, tra virgolette, passatemi il termine, nei file è sempre difficile trovare il termine giusto da far capire a tutti, no? Per esprimere la propria sensazione, diciamo così. La stessa cosa la fa con la musica digitale. Ripeto, anche lì probabilmente sempre per metodo della sezione pre a valvole, addolcisce il suono della musica digitale. Io sinceramente ascolto in larga parte quando sto qui nel mio impianto principale, ascolto in larga parte, utilizzo vinili o CD. La musica liquida l'ascolto poco. In questo caso l'ho ascoltata di più ovviamente per fare delle prove e bello come riesce ad arrotondare, a rendere più calda anche la musica digitale. Quindi anche da questo punto di vista il valore aggiunto è importante. Voglio raccontarvi questa cosa. Allora, c'è stato forse perché rende meglio l'idea più di tutte le chiacchiere che ho fatto fino adesso. Allora, se ne fa cosa succede? Mi metto davanti all'impianto presto, insomma, accendo l'impianto in primissima serata, diciamo così, immediatamente dopo cena. E perché? Perché avevo il Blu-ray di This Is Not a Drill di Roger Waters, l'ultimo live che ha fatto, registrato a Praga. Io, insomma, avrete capito che per i Pink Floyd, David Gilmour, Roger Waters, insomma, Richard Wright, insomma, sono veramente, diciamo, non ho più molta obiettività. E quindi volevo vedermelo. Mi sono messo qui e ho cominciato a vedermi questo Blu-ray alzando il volume sempre di più, andare presto e quindi diciamo ai vicini gli ho fatto sentire un bel concerto e disco tra l'altro notevole, magari in un'altra occasione ne parleremo. E mi sono fatto prendere un po' la mano. Io, ecco, una cosa che non faccio mai, appunto perché di solito ascolto in vinile, quindi il vinile uno inizia e finisce quantomeno un lato del disco, ma io difficilmente interrompo il disco, di solito li ascolto tutti e due, a volte anche più volte, e poi cambio disco, quindi non salto tracce. E in generale è una cosa che non faccio, a me piace ascoltare un album perché penso che nel momento in cui un artista scrive un album ci voglia raccontare qualche cosa e se noi saltiamo dalla canzone A alla canzone B alla canzone C è un po' un ascolto come come fa mio figlio oggi che ha 15 anni che ascolta una canzone di uno, una canzone di un altro, una canzone di un altro ancora. E quindi è una cosa che a me non piace molto. Che succede? Che in quella sera però, detto tra noi, non lo diciamo troppo in giro, mi sono lasciato prendere la mano e quindi stavo lì con il Raspberry, con la musica in streaming e ho cominciato ad ascoltare cose e ho cominciato ad alzare il volume. Quindi prima mi sono ascoltato il concerto di Roger Waters, insomma, a volume bello sostenuto. Poi ho messo Monument degli Ultravox e lì ho esagerato. E poi ho messo Another Brick in the Wall parte 2 e poi me li sono scritti, ho cercato di fare mente locale per ricordarmi tutto quello che ho messo. Poi ho messo Back in Black e Thunderstruck degli AC/DC. Con Thunderstruck degli AC/DC ho temuto veramente che i vicini mi venissero a suonare perché stavo veramente esagerando, però non riuscivo ad abbassare perché veramente mi stavo proprio prendendo, mi stavo divertendo, era veramente un giro di giostra, guardate. E poi Still Loving You degli Scorpions, Money for Nothing dei Dire Straits, e Poison dei Alice Cooper, quindi vedete, insomma, ho cominciato a spaziare, niente male. Paradise City dei Guns N' Roses, Need You Tonight degli In Excess, poi ho messo Runaway dei Bon Jovi. Vabbè, ve lo dico, ho messo anche Bad Romance di Lady Gaga. Ora non vi cancellate in mezzo al mio canale.
Però mi è capitata sotto mano e quindi ho detto via, ho messo anche quella. Lì però mi sono reso conto che stavo andando per la tangente sia in termini di tipologia di ascolti che di volumi e quindi ho dovuto ridimensionare. Ho ridimensionato e sono tornato al rocchettaro per eccellenza, ovvero Vivaldi. E quindi mi sono ascoltato le quattro stagioni. E poi mi sono ascoltato la nona e la quinta di Beethoven, quindi sono tornato nei ranghi, diciamo così. Mi sono ascoltato un paio di arie del Barbiere di Famiglia, scusate, del Barbiere di Siviglia. Io sono un grande amante del Barbiere di Siviglia e poi sono tornato a Roger Waters e poi Fabrizio De André e poi Franco Battiato. Ho ascoltato una parte di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, ho ascoltato Royal di Aio, non so come si pronuncia la cantante, e poi ho ascoltato Amy Winehouse e poi ho ascoltato Piece by Piece di Katy Melua e alla fine mi sono ascoltato Net Etiquette di Robert Stewart. Nel frattempo si erano fatte quasi le 3 di notte, quindi ho dovuto... Perché vi ho raccontato questa cosa? No, aspetta, in realtà ho terminato con Letter from Home di Pat Metheny. Perché vi ho raccontato questa cosa? Perché io in 5-6 ore sono passato ad ascoltare dalla musica heavy metal a Lady Gaga, alla musica classica, al jazz, alla classica, ho spaziato alla musica italiana a volumi, veramente, ripeto, ho misurato 105-106 decibel qui dentro, quindi immaginatevi, da volumi folli fino ad arrivare a volumi più bassi e quando sono arrivato alle 3 di notte mi è dispiaciuto spegnere, purtroppo era ora di andare a letto, insomma, non potevo fare l'alba. Però mi è dispiaciuto spegnere perché veramente ho passato un momento in cui mi sono veramente divertito, spaziando qua e là. Nel complesso, voglio dire, merito del Canor, merito delle Atalante 5, merito di tutto il sistema, sia ben chiaro. Però in quel momento avevo il Canor e devo dire che mi ha regalato una gran bella serata. E quindi non fosse per altro, ringrazio Massimo Bianchi già solo per quella serata lo ringrazio, guardate, perché veramente mi sono divertito. Ok, andiamo a concludere, non voglio annoiarvi ulteriormente. Allora, cosa mi è piaciuto di questo amplificatore? Tante cose le abbiamo già dette, aggiungo l'estetica, per esempio il frontale spesso 10 mm in alluminio spazzolato, è bellissimo, anche al tatto devo dire che dà veramente una gran bella sensazione, ecco magari nero rende meno l'idea, forse silver dà più merito alla lavorazione, però un gran bel frontale davvero. Mi è piaciuto il display, come dicevamo, semplice ma leggibile, poche informazioni ma quello che servono e soprattutto leggibili. Una cosa che è carina è la verniciatura del case, poi magari metterò una foto per farla vedere meglio, che è un po' sbrilluccicosa, diciamo così, è sobriamente sbrilluccicosa, quindi dà una sensazione di attenzione, ok? Non hanno dato una verniciata nera e finita lì. Comunque anche questo gli è stata data un'attenzione particolare per rendere comunque più gradevole l'aspetto del prodotto. Come dicevamo, il telecomando non aggiungo altro, mi è piaciuto il risultato sonoro, ma questo penso si sia vagamente capito. Io penso che il match tra valvole e classe D in questa soluzione veramente hanno raggiunto un'eccellenza che non si trova tutti i giorni, ecco, diciamo così. Mi è piaciuto la potenza che eroga è come la eroga, quindi la mette a disposizione del fruitore, quindi di noi, ce la mette a disposizione sia per sparate heavy metal, come diciamo, quindi schitarrate distorte, tanto per un ascolto serale rilassato del buon Pat Metheny. Un'altra cosa che mi è piaciuta, il manuale in dotazione, cartaceo con una bella copertina che voglio dire ormai sono tutte quick guide piccolissime, il resto vattela a beccare in PDF sul sito, si fa, voglio dire, non cambia nulla, però onestamente trovare il manuale cartaceo mi ha fatto piacere anche trovare i guanti bianchi di cotone dentro per maneggiarlo e quindi per non lasciare ditate. Io onestamente non l'ho usato per paura che mi scivolasse, poi dopo l'ho pulito e adesso lo ripulirò perché l'ho toccato mille volte. E per chiudere l'ultima cosa che mi è piaciuto è il costo, perché tutto sommato, ripeto, 3.990 di listino, immagino 3.5, 3.6 prezzo di mercato,
è un prodotto che potrebbe fare la felicità di praticamente tutti, anche per i palati più esigenti, in maniera tale da dire ok, metto lì questo e poi penso ad altro, perché sicuramente quello diventa una certezza nel tempo, negli anni davvero. Questo è uno di quei prodotti che si cambia, secondo me, o perché uno magari fa un salto, sai, uno prende, che ne so, un HFace 800 a 20.000 euro, allora magari lo cambia. Non credo che cambia un integrato del genere per prenderne uno anche da 5-6 mila euro. Sinceramente non vedo, a meno che non vuole cambiare proprio tipologia di prodotto, magari fare uno completamente a stato solido, uno completamente a valvole, ma rimanendo su questa tipologia è un amplificatore che uno si tiene e basta, ecco, sicuramente. Cosa migliorerei? Perché naturalmente poi qualche scappellotto bisogna pure darlo, se no non si cresce, no? E una volta uno mi diceva che si cresce con l'LSD, le legnate sui denti. E quindi diamo qualche legnata sui denti ai signori della Canor. Innanzitutto il cavo d'alimentazione, ne abbiamo parlato recentemente quando ho dato il mio contributo parlando dei cavi. Ecco, in dotazione danno il cavo nero da computer, io ovviamente ho collegato il mio Ludic, ho usato, e loro danno il tipico cavo nero da computer. Questa è una cosa che a me proprio, signori miei, non mi va giù. 4.000 euro, 100 euro di cavo probabilmente ce li potrebbero anche mettere. Un'altra cosa che migliorerei, ma questa è una fisima mia, lo so, ne ho già parlato in passato, il coperchio, lamiera spessa, fatta bene, ma piegata a U. A me piacciono le elettroniche con il coperchio sopra, in maniera tale che io lo posso togliere e metterci la copertura in plexiglass per poter vedere l'interno, ma questo, ripeto, è una mia fisima. Chi potrebbe sceglierlo? Come detto, praticamente tutti, mi viene da dire. Sembra banale, ma è così. È un amplificatore che mi è piaciuto talmente tanto a 360 gradi che faccio fatica a dire no, però per quella nicchia di persone non andrebbe bene. Volendo trovarlo per forza è un po' quello che dicevamo prima, no? Canor è un marchio, diciamo, poco noto, diciamo così, no? E quindi se uno vuole il marchio blasonato, non è questo il caso, è evidente. A me, che onestamente interessa il giusto, a me interessa il piacere d'ascolto, interessa migliorare la mia esperienza d'ascolto, non avrei problemi a prendere un Canor anche se non si conosce, però mi sembra anche giusto che c'è la persona che vuole anche vedere qualche cosa di italiano piuttosto che americano, piuttosto di arcinoto, e quindi fa scelte diverse. Quindi sicuramente potrebbe essere un discriminante. Come dicevamo, adatto praticamente penso a tutti i diffusori, le mie scendono a quasi 3 ohm, eppure non ha fatto una piega fin dal primo giorno, le ha pilotate sempre alla grande. E sicuramente posso consigliarlo a chi predilige il calore delle valvole, perché in questo amplificatore il calore delle valvole si sente, quindi sicuramente è consigliabile a chi gli piace un pochino più quella rotondità, ecco, diciamo così. Ok, mi sembra di aver detto tutto, qualcosa come al solito avrò dimenticato, però spero di essere riuscito a passare quello che è stata la mia esperienza con questo amplificatore. Ripeto, vi invito sempre a iscrivervi al canale e attivate la campanellina, così verrete notificati ogni volta che pubblico nuovi contenuti. Mettete like al video e commentate qua sotto. Mi piace, mi sta piacendo questi dibattiti che si creano sotto ai miei video. Ho tanto da imparare anche io, e sicuramente in ogni commento c'è qualche cosa, c'è una riflessione da fare sicuramente, insomma, quindi è una cosa importante per me, e quindi vi aspetto nei commenti e ci vediamo presto.